Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Clopidogrel Sandoz GmbH Sandoz SPA. Ultimo aggiornamento. 30 dicembre 2021. Cos'ha Clopidogrel Sandoz GmbH? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Clopidogrel Sandoz GmbH durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Clopidogrel Sandoz GmbH? Clopidogrel Sandoz GmbH ha un farmaco a base del principio attivo clopidogrel cloridrato, appartenente alla categoria degli antiaggreganti piastrinici e nello specifico antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz SPA. Clopidogrel Sandoz GmbH può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Clopidogrel Sandoz GmbH 75 mg 28 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sandoz GmbH. Concessionario: Sandoz SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: clopidogrel cloridrato. Gruppo terapeutico: antiaggreganti piastrinici. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: prevenzione secondaria di eventi di origine aterotrombotica. Clopidogrel è indicato in pazienti adulti affetti da infarto miocardico, da pochi giorni fino a meno di 35 giorni, ictus ischemico, da 7 giorni fino a meno di 6 mesi, o arteriopatia obliterante periferica comprovata. Pazienti adulti affetti da sindrome coronarica acuta. Sindrome coronarica acuta senza innalzamento del tratto ST, angina instabile o infarto miocardico senza onde Q, inclusi pazienti sottoposti a posizionamento di stent in seguito a intervento coronarico percutaneo, in associazione con acido acetilsalicilico ASA. Sindrome coronarica acuta con innalzamento del tratto ST in associazione con ASA nei pazienti in terapia farmacologica candidati alla terapia trombolitica. Prevenzione di eventi di origine aterotrombotica e tromboembolica nella fibrillazione atriale. Clopidogrel in associazione con ASA è indicato nella prevenzione di eventi di origine aterotrombotica e tromboembolica, incluso l'ictus nei pazienti adulti con fibrillazione atriale che possiedono almeno un fattore di rischio per eventi vascolari, non idonei ad un trattamento a base di antagonisti della vitamina K, AVK, e che possiedono un basso rischio di sanguinamento. Per ulteriori informazioni, vedere paragrafo 5.1. Posologia. Adulti e anziani. Clopidogrel deve essere somministrato in dose giornaliera singola di 75 mg. Nei pazienti affetti da sindrome coronarica acuta. Sindrome coronarica acuta senza innalzamento del tratto ST, angina instabile o infarto miocardico senza onde Q. Il trattamento con clopidogrel deve essere iniziato con una singola dose di carico di 300 mg e quindi continuato con 75 mg una volta al giorno, in associazione ad acido acetilsalicilico, ASA, 75 mg, 325 mg al giorno. Dato che dosi superiori di ASA sono state correlate con un più alto rischio di sanguinamento, si consiglia che la dose di ASA non sia superiore a 100 mg. La durata ottimale del trattamento non è stata formalmente stabilita. I dati degli studi clinici sostengono l'uso fino a 12 mesi e il beneficio massimo è stato osservato a 3 mesi, vedere paragrafo 5.1. Infarto miocardico acuto con innalzamento del tratto ST. Clopidogrel deve essere somministrato in dose singola giornaliera di 75 mg, iniziando con una dose di carico di 300 mg in associazione ad ASA, con o senza trombolitici. Nei pazienti di età superiore ai 75 anni clopidogrel deve essere iniziato senza dose di carico. La terapia combinata deve essere iniziata il prima possibile dal momento della comparsa dei sintomi e continuata per almeno 4 settimane. Il beneficio dell'associazione di clopidogrel con ASA oltre le 4 settimane non è stato studiato in questo contesto, vedere paragrafo 5.1. Nei pazienti con fibrillazione atriale, clopidogrel deve essere somministrato in dose singola giornaliera di 75 mg. Il trattamento con ASA, 75-100 mg al giorno, deve essere iniziato e continuato in associazione con clopidogrel, vedere paragrafo 5.1. Se viene dimenticata una dose, entro 12 ore dall'orario stabilito per l'assunzione, i pazienti devono assumere la dose immediatamente e prendere la dose successiva alla solita ora.
oltre 12 ore dall'orario stabilito per l'assunzione. I pazienti devono assumere la dose successiva alla solita ora e non devono raddoppiare la dose. Popolazione pediatrica. Clopidogrel non deve essere usato nei bambini a causa di problematiche di efficacia, vedere paragrafo 5.1. Compromissione renale. L'esperienza terapeutica in pazienti con compromissione renale è limitata, vedere paragrafo 4.4. Compromissione epatica. L'esperienza terapeutica in pazienti con moderata disfunzione epatica che possono avere una diatesi emorragica limitata, vedere paragrafo 4.4. Modo di somministrazione. Per uso orale può essere assunto durante o lontano dai pasti. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Compromissione epatica grave. Sanguinamento patologico in atto come ad esempio in presenza di ulcera peptica o di emorragia intracranica. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Sanguinamento e patologie ematologiche. A causa del rischio di sanguinamento e di reazioni avverse di tipo ematologico, l'esecuzione di un esame emocromocitometrico o di altri esami appropriati deve subito essere, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Medicinali associati a rischio di sanguinamento. Esiste un aumento del rischio di sanguinamento a causa del potenziale effetto additivo. La somministrazione concomitante di medicinali associati a rischio di sanguinamento, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Clopidogrel Sandoz GmbH insieme ad altri farmaci come Eurosinturma Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Clopidogrel Sandoz GmbH durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Clopidogrel Sandoz GmbH durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Poiché a copyright non sono disponibili dati clinici relativi all'esposizione al Clopidogrel in gravidanza, come misura precauzionale è preferibile non usare Clopidogrel durante la gravidanza. Gli studi su animali non indicano, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Clopidogrel non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La sicurezza di Clopidogrel è stata valutata in più di 44.000 pazienti che hanno partecipato agli studi clinici, di cui oltre 12.000 trattati per uno, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio di Clopidogrel può portare ad un prolungamento del tempo di sanguinamento e a conseguenti complicazioni emorragiche. Nel caso in cui si osservino dei sanguinamenti, si dovrà prendere in considerazione un'appropriata terapia. Non sono noti antidoti all'attività farmacologica di Clopidogrel. Quando fosse richiesta una rapida correzione del prolungamento del tempo di sanguinamento, una trasfusione di piastrine può invertire gli effetti di Clopidogrel. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina, codice ATC B01H04. Meccanismo d'azione. Clopidogrel ha un profarmaco, uno dei suoi metaboliti ha un inibitore dell'aggregazione piastrinica. Clopidogrel deve essere metabolizzato dagli, proprietà farmacocinetiche, assorbimento. Dopo dosi orali singole e ripetute di 75 mg/die, Clopidogrel viene rapidamente assorbito. Il picco medio dei livelli plasmatici di Clopidogrel modificato, circa 2,5 ng/ml dopo dati preclinici di sicurezza. Nel corso di studi non clinici condotti nel ratto e nel babbuino, la modificazione dei parametri epatici è stato l'effetto più frequentemente osservato. Ciò si è verificato per dosi superiori di, elenco degli eccipienti, nucleo della compressa, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, olio di ricino, idrogenato, pellicola di rivestimento, ipromellosa, E464, titanio diossido, E171, macrogol 400, ferro ossido rosso, E172. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Clopidogrel Sandoz GmbH a base di clopidogrel cloridrato sono Averelix, Clopidogrel Almus Pharma, Clopidogrel Alter, Clopidogrel Aurobindo, Clopidogrel Doc Generici, Clopidogrel Ecistada, Clopidogrel Krka, Clopidogrel Milan, Clopidogrel Pensa, Clopidogrel Technigen, Clopidogrel Teva, Clopidogrel Zentiva, Clopinovo, Flodigrel, Nogreg, Plavix, Zilt. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate.
Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.